Dove sta scritto che non è possibile realizzare un progetto utilizzando tantissimi tipi di filati diversi? Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, io sono Simona, benvenuti ai nuovi iscritti. Eh sì, avete sentito bene, perché per questo progetto che sto indossando adesso, super colorato, super di tendenza, super estivo e super particolare, ho utilizzato, aprite bene le orecchie, ben 14 tipi di filati ben diversi tra loro e non solo, anche 30 tonalità di colore diverse. Dunque io non aggiungerei altro perché vi riporterò direttamente alla clip successiva dove vi porto con me nella scelta dei colori, dei filati da utilizzare. Però prima di riportarvi direttamente alla clip successiva vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online borgodepazzi.com. Probabilmente se mi seguite costantemente già conoscete gran parte di tutti i materiali che vi mostrerò, anzi fatemi sapere giù nei commenti se già li conoscete, se già li avete provati e quali ancora non avete provati ma siete curiosi di provarli. A questo punto sigla! Allora andiamo a ripescare un po' di avanzi per fare il nostro cappellino. C'è anche un po' di disordine perché in questi giorni sto lavorando ai progetti. Allora, questo è un avanzo. Qui dietro, tempo fa, ho preparato un sacchettino con degli avanzi. Allora, questi, se vi ricordate, appartengono al bolerino che devo finire perché voglio allungare le maniche, quindi li metto un attimo da parte. Qui, un po' di disordine, ho tutti gli avanzi dei progetti precedenti, quindi questi si possono benissimo utilizzare. Tra l'altro c'è anche il lino, quello lo metto da parte. Qui c'è un po' di filato per costumi, qui ho un gomitolo smezzato, direi di mettere anche l'aiuta, quindi questi due, ma ho anche quello in rosa e quello in giallo. Qui ho il dahlia, anche questi sono smezzati. No, questo ancora non l'avevo utilizzato. Questo l'ho utilizzato per fare il girasole. No, questi sono tutti nuovi, devo mettere un po' di ordine perché c'è un casino. Allora, procederei con i cordoncini. Questo l'ho utilizzato per fare l'astuccio. Questo per fare la borsa margherita e il bianco per fare sempre margherita e poi non dovrei avere altri. Potremmo utilizzare anche un po' di Indalux e Inda, che dite? Anche il drago, per esempio questo, anche questo direi. Ho anche Amore Cotton, ma ce l'ho dall'altra parte perché ho realizzato la maglietta. Ora darò una seconda ricontrollatina, vediamo se dimentico delle cosucce. Ok, questi sono tutti gli avanzi che ho trovato. Abbiamo praticamente un po' di tutto, da gomitoli a rocchie di juta, ho preso anche Inda in diverse tonalità, amore corda, stavo per dimenticare anche la raffia, ma eccola qui. Quindi adesso andrò a realizzare il cappellino multicolor, super estivo e di tendenza con tutto questo. Vediamo cosa ne esce fuori. Bene, possiamo partire. Come notate ho tutti i gomitoli, tutti gli avanzi proprio di fronte a me, così man mano che termino un colore o comunque decido di staccarlo e ricominciare con un altro colore, so un po' cosa andare a pescare. Credo che l'uncinetto di lavorazione primario sarà il 3,5, cercherò di lavorare tutto con lo stesso numero di uncinetto, magari cambierò la tipologia, a volte utilizzerò quello con l'impugnatura o a volte questo in base al filato che mi ritrovo per una mia comodità. Dunque io per avviare l'anello magico, quindi la zona superiore del cappello, partirei con l'aiuta. Generalmente l'aiuta non è indicata per realizzare abbigliamento, accessori come cappelli, ma siccome non starà a contatto con la pelle, credo che inizierò proprio con questa colorazione. Dunque avviamo la zona superiore, dobbiamo andare a realizzare il diametro che corrisponda
adattandosela alla circonferenza della nostra testa. Per adattare il cappello alla nostra taglia, ve lo ricordo, bisogna misurare la circonferenza della nostra testa, nel mio caso 55 cm, dividere questo numero per il pi greco 3,14, uscirà fuori un numero, ovvero 17, però io non raggiungerò i 17 cm ma i 16 cm, mi mantengo sempre un centimetro in meno perché tengo conto che con il tempo un po' la lavorazione cede. Quindi ho avviato il mio anello magico, andrò a lavorare all'interno non 6 ma 8 punti bassi. Facciamo un qualcosa di diverso: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, vado a chiudere l'anello magico e non chiudo con punto bassissimo, ma farò un'unica lavorazione. Per questo motivo mi servirà il marcapunti. Intanto nel primo punto vado a lavorare il primo aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso. Vado a segnare il primo e andando a lavorare un aumento in ciascun punto dei 8 che ho al di sotto, durante il secondo giro mi ritroverò con 16 punti bassi. Ok, ultimo punto, ultimo aumento. Come notate l'ultimo punto non l'ho chiuso perché potrei anche cambiare il colore, no? Che dite? Io lo cambierei e sapete cosa faccio? Vado a pescare la raffia. Vediamo cosa esce fuori tra aiuta e raffia. Vado a fare un cappio per comodità che faccio passare attraverso le asole che ho sull'uncinetto. Stringo un po' l'aiuta e per un po' di punti vado a lavorarmi questo eccesso. In questo modo non lo faremo dopo, altrimenti davvero diviene un lavoraccio. Vi consiglio di farlo fin da subito. Durante il terzo giro andremo a lavorare un punto e un aumento per tutto il giro. Nel primo punto vado a lavorare un punto basso che segno col marcapunti e nel secondo punto lavoro un aumento, 1 e 2, e questa sarà la sequenza che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Rivediamo: un punto basso, un aumento, 1, 2. Ora lavoro un altro po', un punto basso, un aumento, 1 e 2. Ok, andrei a staccare l'aiuta, posso metterla da parte, se sarà necessario andrò a ripescarla. Intanto continuo con la raffia. Ovviamente terminerò il giro con gli ultimi 2 punti, quindi un punto basso nel primo e un aumento nel secondo. Posso continuare con la raffia oppure staccare il colore e spezzare un po' questa monotonia con un bel giallone. Le ultime 2 asole non le chiudo, le vado a chiudere con il cotone Giza, per cui per questo quarto giro vado a ripetere quello che ho fatto durante il terzo. Vado a fare un cappio, qui me ne frego proprio dello scalino, non mi interessa proprio, non seguo alcuna regola, qui lavoro in tondo, stop, e qui sfalserò gli aumenti per avere un pannello tondo il più tondo punto possibile. Quindi se prima avevo iniziato con un punto ed un aumento, questa volta inizierò con un aumento e poi 2 punti, perché ad ogni giro aumentiamo per ingrandire il nostro pannello e arrivare così a 16-17 cm di diametro. Entro nel primo punto, 1, 2 e segno il primo. Nei prossimi 2 punti lavoro un punto basso e ripeto la sequenza. Nel primo punto un aumento e nei prossimi 2 un punto basso. Ovviamente utilizzando tanti filati diversi la struttura sarà particolare, no? Allora facciamo una cosa per velocizzare un po' i tempi. Io andrò a terminare il giro con questa sequenza, ci rivediamo nel prossimo, vi mostrerò la sequenza di punti che adotterò io, perché mi piace l'idea di farvi vedere tutti i vari filati che vado ad utilizzare. Però vi faccio vedere la fine del giro.
mi avanzeranno gli ultimi 3 punti. Nel primo vado a fare un aumento e negli ultimi 2 un punto basso. Quando iniziamo il giro con l'aumento lo termineremo sempre con i punti bassi singoli, questo è chiaro. Adesso continuo sempre con lo stesso colore perché è un po' sottile, quindi cosa faccio? Nel primo punto faccio un punto basso e lo ripeto nei prossimi 3, 2 e 3. Perfetto, nel primo metto il marker e poi faccio l'aumento. Durante questo giro farò 3 punti bassi ed un aumento. Nell'ultimo punto faccio l'aumento, però l'ultimo punto non lo chiudo perché voglio cambiare il colore. E questa volta prendo nuovamente l'aiuta nella variante verdina. Solito cappio che faccio passare attraverso le asole sull'uncinetto. Durante questo giro inizio con l'aumento. Quindi 1, 2, e se prima avevamo fatto 3 punti consecutivi, questa volta ne facciamo 4. 1, 2, 3 e 4. Ripetiamo un aumento e 4 punti bassi. Come notate, il pannellino tondo si sta sempre più allargando, ingrandendosi, no? Infatti continuerò così finché non raggiungo i miei 16 cm. Lavoro gli ultimi 4 punti e come notate il mio lavoro sfarfalla abbastanza. Questo perché? Perché ci sono evidentemente troppi punti. Se avessi lavorato con un unico filo, con lo stesso filato, questo non si sarebbe verificato perché tempo fa ho fatto un cappello in raffia e tutto andava abbastanza bene. In questo caso ogni filato ha una sua resa e chiaramente bisogna un po' adattarsi. Le cose sono due, anzi prendete questo esempio come risposta alle tante domande, ma perché il mio pannello non è perfettamente tondo piatto ma sfarfalla? Perché ci sono troppi punti. Per ovviare a questo problema, cosa possiamo fare? O sfilare questo giro perché abbiamo realizzato troppi punti, troppe maglie, andare a lavorare un punto in ciascun punto e riprendere gli aumenti nel giro successivo. Oppure senza andare a sfilare il lavoro perché comunque già lo abbiamo fatto, andare avanti lavorando un punto in ciascun punto. Vedrete come la lavorazione si distenderà. Ed è quello che farò io e continuerò con lo stesso filato. Vado nel primo punto e faccio un punto basso, metto sempre il marcapunti e lavorerò un punto basso in ciascun punto sottostante. Continuerò così finché il mio pannello tondo non sarà perfettamente piatto. Bene, ultimo punto e adesso andrei a cambiare il colore, quindi le 2 asole le vado a chiudere col nuovo cordino. Stavolta utilizzo Inda, così diamo un tocco brillante al nostro cappello. Faccio passare il cordoncino attraverso le asole e ricomincio con gli aumenti questa volta. Guardate come si è imbarcato il lavoro, quindi dobbiamo distenderlo. Poco fa l'abbiamo visto ondeggiante, ondulato, adesso si è imbarcato, quindi aumenti. Poco fa avevamo fatto 4 punti e un aumento. Adesso facciamo 5 punti ed un aumento. Entro nel primo punto e faccio il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto. Credo che farò soltanto un giro con Inda per non compromettere la struttura del cappello, perché comunque rispetto agli altri fili utilizzati è bello consistente. Nel punto successivo faccio l'aumento e procedo lavorando 5 punti bassi e poi l'aumento. 2, 3, 4,
Qui il mio lavoro sfarfalla di nuovo, quindi andremo a fare il giro successivo, quantomeno io andrò a farlo semplicemente con un punto basso in ciascun punto. Questa volta utilizzerò sira più drago, gli stessi filati della bandana, ma anche del bolerino. Faccio passare i 2 fili attraverso l'ultimo punto. Volendo qui il marcapunti non occorre, perché sappiamo che il giro inizia da questo colore. Invece quando facciamo 2 giri consecutivi con lo stesso colore, lì è un po' più difficile capire da dove siamo partiti. Quindi procedo in questo modo. Il 10° giro lo continuo con lo stesso colore, però questa volta faccio 6 punti consecutivi perché prima ne avevamo fatti 5, stavolta metto il marker. Secondo punto, terzo, quarto, quinto, sesto e poi faccio l'aumento 1 e 2. Adesso utilizzerei la fettuccia dahlia sfumata. Vado a chiudere le 2 asole insieme e proseguirei con gli aumenti. Inizio con un aumento, 2 punti nello stesso e poi vado a fare 7 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bene, guardate, il lavoro dietro è pulito, vi consiglio di fare allo stesso modo. Passerei adesso all'aiuta in giallo. Chiudo le asole insieme e proseguo con gli aumenti. Prima però faccio 8 punti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e poi l'aumento 1, 2. Che bellissimo effetto, mi piace molto e tra l'altro mi sto anche divertendo a realizzare questo progetto. Come notate il pannello è ben disteso, quindi tutto procede bene, basta utilizzare quel trucchetto di un giro di soli punti bassi senza aumenti e ritorna tutto perfetto. 12° giro completato. Nello stesso tempo dobbiamo ricordarci di misurare il pannello perché dobbiamo, o quantomeno io devo arrivare a 16, sono a 15 cm, quindi basta l'ultimo giro e ho raggiunto il diametro che fa per me. Io continuerei con questo filato bellissimo che è ortica. Io avevo fatto un campioncino che adesso disfo e faccio il 13° giro, l'ultimo giro di aumenti, quindi ho terminato con l'aumento, inizio con l'aumento 1, 2 e poi faccio non 8 punti ma 9 punti consecutivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento. Stacco il filo e ripeto fino alla fine. 13° giro completato, andiamo a misurare un po', vediamo se sono arrivata ai miei 16 cm che mi occorrono o eventualmente per voi saranno 17. Ok, siamo a 16 cm. Adesso dobbiamo andare a costruire il corpo del nostro cappello. Fino a quanti centimetri spingerci? È semplicissimo, dobbiamo andare a sviluppare quei centimetri che corrispondono esattamente a questi, quindi 8 cm nel mio caso. Se voi avete sviluppato 17 cm magari saranno 9 cm e quindi voi andrete a lavorare 9 cm di corpo cappello. Semplicissimo. Stessa cosa vale per i centimetri che andate a sviluppare per un diametro inferiore. Per esempio magari state realizzando un cappellino per i vostri piccini, il diametro sarà inferiore, stessa cosa per i centimetri del corpo cappello. Tra l'altro, per andare
andare a sviluppare il corpo del cappello per 8 cm non dobbiamo fare altro che lavorare un punto in ciascun punto, quindi dobbiamo lavorare solo i punti che ci ritroviamo. Stop agli aumenti per adesso, poi li andremo a riprendere quando andremo a realizzare la falda, la tesa. Ora a questo punto continuo con lo stesso colore, quindi vado a lavorare un punto in ciascun punto sempre con ortica. Qui vado a segnarmi il primo perché sto utilizzando sempre lo stesso colore, quindi vado avanti. Dal 14° giro praticamente inizia la struttura del cappello, il corpo insomma. Allora, continuerei con questo pochissimo filato che ho di Sira in questa tonalità marroncina, tutto quello che mi è rimasto del bolerino, che praticamente è pochissimo, però dove arriviamo, così lo elimino praticamente, non saprei cosa farne. Ripetiamo sempre e inizio il 15° giro. Un punto in ciascun punto. Noterete che lavorando sempre gli stessi punti il lavoro si imbarcherà, ma qui è del tutto normale perché stiamo costruendo la struttura. Sono sempre nel 15° giro, ma il filato sta per finire, quindi cosa faccio? Vado a cambiare il colore fin da subito senza aspettare di terminare il giro, anche perché non c'è più. Prendo questa bellissima variante di Amore Cotton Sport che ho utilizzato per la realizzazione dei girasoli della borsa Sunflowery. Termino il giro e inizio il successivo. Ok. Qua sto iniziando il 16° giro, vado subito a mettere il marker altrimenti non ne vengo a capo nemmeno io e continuo. Ecco qui come si sta imbarcando il lavoro, perfetto. Poi più in là vedrete ancora di più la differenza. Sapete che faccio? Continuo per il giro 18 con Amore Sport e inserisco Amore Drago nella tonalità sabbia dorata. Molto semplicemente unisco il filo, li accosto e li prendo entrambi, 1 e 2 e chiudo e proseguo. Primo punto, qui non c'è bisogno di mettere il marker. Tra l'altro non avevo terminato il giro, non me ne ero accorta. Credo di aver terminato il giro, forse per sbaglio ho sfilato il lavoro, comunque non importa. Continuo, non mi va di sfilare il lavoro, quindi questo è il primo punto e do un tocco sbrilluccicoso ma anche sfumato. Ovviamente lo spessore del filato aumenta perché sto lavorando a 2 capi. Dunque continuerei con Amore Corda 2 mm in questa tonalità giallina. Voglio smorzare un po' questa colorazione terra bruciata. Continuo. Alla fine Amore Corda ha una percentuale di cotone, non è affatto male, sì, cotone e poliestere. Vado a chiudere le 2 asole insieme. Qui per esempio lavorerei pure con l'uncinetto 4,5, vedete come scappa il cordoncino, però visto che sto utilizzando un cordoncino a una resa diversa, quantomeno voglio mantenere sempre lo stesso numero di uncinetto, quindi piano piano lavoro tutto. Molto molto bello. Adesso tocca Dahlia sfumato nella variante azzurrina. Passiamo da una consistenza all'altra, ma l'effetto è davvero bellissimo, mi piace molto, poi io adoro le cose particolari, lo sapete, quindi continuo lavorando un punto in ciascun punto, vediamo cosa ne esce fuori. È una continua scoperta questo progetto. Con il Dahlia sfumato ho lavorato ben 2 giri, il 19 ed il 20, però adesso cambio colore. Continuerò con Amore Bikini nella primissima tonalità utilizzata per fare la prova e nella seconda tonalità. Questo sicuramente lo utilizzerò tutto così me ne sbarazzo, anche perché non mi serve. Continuerò con questi 2 colori. È sempre un filato estivo, anche se è elastico, ma non importa. Ho utilizzato Inda perché non dovrei utilizzare anche Amore Bikini. Vediamo cosa ne esce fuori. Questa è la parola di questo video.
Credo di essere già arrivata agli 8 cm che mi occorrevano. Continuo e termino il giro con l'ultima variante del Sira e poi facciamo il punto della situazione. Bene, ho concluso il 26esimo giro a partire appunto dagli 8 punti bassi. Credo di aver concluso il corpo del cappello perché ho raggiunto gli 8 cm di cui vi parlavo prima. Andiamo a misurare insieme, dovremmo avere a partire dal centro un totale di 16 cm. Quindi andiamo a misurare ovviamente in maniera grossolana, comunque non importa. Sì, sono a 16 cm. Se vado a calcolare la riga da cui sono partita con i punti bassi, quindi da questa riga a questa riga, siamo a 8 cm, quindi posso fermarmi qui e posso iniziare a lavorare gli aumenti per andare a realizzare la tesa. Tra l'altro ho già provato, indossato questo cappellino ed è perfetto, quindi posso andare avanti con la mia lavorazione. Continuerò sempre con ciò che mi è rimasto del Sira, ne è rimasto davvero pochissimo, quindi continuo e lo termino e poi mi aggancio con tutti gli altri filati che mi sono avanzati, quindi questi qui sicuramente riuscirò a finire il progetto. Dunque mi ritrovo esattamente un totale di 88 punti, basta andare a ricavare il divisore di 88 e possiamo iniziare con la sequenza degli aumenti. Uno dei divisori del numero 88 è il numero 8. Per cui cosa vado a fare? Prima vado a lavorare i primi 7 punti bassi e nell'ottavo punto faccio appunto l'aumento. Settimo ed ultimo punto e nell'ottavo facciamo l'aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Ripeterò questa sequenza di punti per tutto il giro finché alla fine non mi ritroverò gli ultimi 8 punti, nei primi 7 lavoro un punto basso e nell'ultimo l'aumento. Ottavo punto, quindi aumento, perfetto. Nel frattempo ho cambiato il filato, sono passata al cordoncino Inda, con questa realizzai la pasqualina se vi ricordate. Durante il giro successivo, dopo aver fatto tutti gli aumenti, vado a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto. Avevo 88 punti, ho aggiunto 8 punti in più con gli aumenti, mi ritroverò sicuramente durante questo giro che stiamo iniziando insieme con 96 punti totali. Costruiremo piano piano la falda, la tesa, in maniera dolce perché andremo a distribuire gli aumenti tra un giro sì e un giro no. Vado a chiudere il giro e passo al giz in questa bellissima variante turchese. Quindi chiudo le due asole insieme, utilizzo il filo a 2 capi così ho lo stesso spessore e in più la falda sarà bella resistente, insomma, non morbidissima. Quindi se prima avevamo fatto 7 punti e l'aumento, adesso faremo 8 punti e poi l'aumento, quindi questo è il primo. E nel nono punto l'aumento. Ho iniziato il giro numero 30, ho finito gli aumenti col turchese, ho iniziato con Amore corda 2 mm e durante questo giro andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto. Ve l'ho detto, gradualmente aumentiamo e lavoriamo punti normali. Ora 31esimo giro e passo al filato Anna. Lo metto a 2 capi, giro di aumenti, faccio i primi 9 punti bassi, e nel 10° punto vado a fare l'aumento, 2 punti nello stesso e ripeto per tutto il giro. Adesso passo ad Amore corda in bianco e durante questo giro vado a lavorare un punto basso in ciascun punto. L'uncinetto è sempre il 3,5, è il modello con l'impugnatura perché mi trovo più comoda a lavorare così.
Se avete fatto caso ad una cosa, durante il giro di aumenti utilizzo un filato a doppio capo che può essere cotone, lyocell, juta, amore bikini, mentre durante il giro di soli punti bassi senza aumenti utilizzo sempre un cordoncino. Questo perché per avere una falda molto più rigida conferisco una sorta di equilibrio tra un giro e l'altro. Bene, ho terminato il giro e posso cambiare nuovamente colore. Dunque ho provato il cappello e devo dire che è perfetto. Potrei pure fermarmi qui con la costruzione della falda, potrei chiudere il giro, è davvero perfetto, però mi ero prefissata di utilizzare tutti i filati che avevo. Ne ho ancora 2, 4, 5, 6 da utilizzare. Questo significa che farò altri 6 giri, 3 con aumenti e 3 normali. Adesso proseguirei con l'aiuta che mi è rimasta e qui farò il giro con gli aumenti. Però ripesco l'aiuta in giallo e lo lavoro a 2 capi stavolta. Voglio dare un tocco di colore in più, voglio dare un tocco di giallo e per la prima volta lavoro l'aiuta in 2. Vediamo che consistenza esce fuori, anche perché io sono molto curiosa, voglio vedere, faccio delle prove e insomma mi piace sperimentare, quindi vado a chiudere tutto e durante questo giro andrò a fare, prima avevo fatto 9 punti e un aumento, quindi adesso farò 10 punti e un aumento. Due, 3, passo ad Inda e vado a lavorare un punto in ciascun punto. Sono passata ad Amore Cotton e ho iniziato il giro dell'aumento, quindi ho fatto 11 punti bassi e nel 12° punto vado a fare l'aumento e lo ripeto per tutto il giro. È il momento di nuovo di Inda in un'altra variante. Durante questo giro, ormai lo sappiamo, faremo un punto in ciascun punto. Stiamo quasi terminando, mancano soltanto gli ultimi 2 giri con gli ultimi 2 filati ed il gioco è fatto. Penultimo giro, quindi giro di aumenti. Ho fatto i primi 12 punti con il lino e amore drago. Nel 13° punto vado a fare l'aumento e ripeto la sequenza per tutto il giro. Benissimo, ultimissimo giro con Amore Corda 2 mm nella tonalità rosa. Se non erro sono al 38° giro, un punto basso in ciascun punto sottostante. Ho realizzato una bella falda, bella pronunciata, poi vedremo insieme quanto misura. Ultimo punto basso e poi vado a fare dei punti bassissimi, 2, 3, 4 e 5. Ok, posso tagliare il cordoncino, sfilo, prendo un ago e vado a nascondere l'unico filo che mi rimane. E voilà, il cappello è così pronto. Man mano che lo realizzavo lo provavo. Tra l'altro la tesa è anche ondulata, questo effetto non mi dispiace affatto, mi piace tantissimo. Questa è la resa di tantissimi filati diversi, di tantissime colorazioni. Che dirvi, mi piace tantissimo, ho dato sfogo alla mia creatività anche, perché no, mi sono divertita tantissimo. Tra l'altro la parte superiore presenta questi sbuffetti, questi 8 sbuffetti,
perché? Perché ho lavorato 8 punti all'interno dell'anello magico. Per evitare questo basta lavorarne 6, ma io volevo fare qualcosa di diverso rispetto al tutorial dell'anno scorso, se non erro, del cappello in raffia. Dunque vado a misurare la falda. Io, se non erro, ho iniziato gli aumenti durante questo giro in beige chiaro, quindi la mia falda misura 8 cm, sì, quindi perfetto, non fa una piega. Voi sicuramente l'avete visto indossato, anche così non male, sembra il modello messicano, mi piace tanto, che dirvi. Spero che anche voi replichiate lo stesso progetto. Dunque, facciamo un breve riepilogo. In totale ho utilizzato ben 14 filati diversi e ben 30 tonalità di colore. Ecco qui la prova. Adesso ho terminato il mio lavoro e dovrò rimettere tutto a posto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero innanzitutto che questa tipologia di video vi sia piaciuta. Se vi va di vedere altre tipologie di video diverse dal solito, insomma fatemelo sapere giù con un commento. Dopodiché spero che questo cappellino vi sia piaciuto, io lo adoro, lo amo addirittura e credo proprio che quest'estate lo sfoggerò. Aspettiamo che spunti il sole, per adesso il meteo, il tempo in generale è un po' così, si fa attendere il sole, però portiamo un po' di pazienza. Vi ricordo che tutti i materiali utilizzati li trovate sullo shop online borgodepazzi.com e se preferite acquistarli in maniera singola vi ricordo che potete reperirli presso tantissimi rivenditori estesi su tutto il territorio italiano, ma non solo, sono presenti anche all'estero. Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, per scoprire dove si trovano i vari rivenditori, basta contattare il numero WhatsApp dell'azienda, tutti i contatti utili ve li lascio in descrizione. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Se provate a replicare il progetto, mi raccomando, inviatemi le vostre foto, taggatevi sui vostri post, insomma fate di tutto per mostrarmi i vostri progetti super colorati. Alla prossima, un bacino a tutti!